Eccoci qua, siamo al lago di Comabio, provincia di Varese, è un prealpino di origine glaciale. E la nostra missione di esplorazione di oggi è questa pista ciclabile pedonale che fa tutto il giro, sono circa 12 km e mezzo. Noi non so se la faremo tutta. Qua arrivavano le lingue dei ghiacciai e quando si sono ritirati hanno lasciato dei detriti in grosse quantità, si chiamano morene, quelle specie di colline, poi vabbè si sono asciugati e si sono popolati di vegetazione, praticamente formano una conca. Penso che ci sia anche magari dei terreni che sono un po' argillosi, no? Altrimenti l'acqua non starebbe in superficie, andrebbe giù. E una volta era collegato, ma tanti anni fa, al lago di Varese. Siamo nel comune di Ternate, abbiamo lasciato la macchina al parcheggio dove ci sono un paio di posti disabili, per il resto sono tutti posti a pagamento, ci sono anche altri punti di ingresso. Credo che Malpensa sia più o meno in quella traiettoria tra i 15 e i 20 km, fa un casino toccato, però rovina la tranquillità. Dal punto di vista dell'accessibilità il percorso è veramente molto facile, sono sali e scendi, però è una strada ciclabile, completamente asfaltata. Complessivamente molto tranquilla, ovviamente anche molto frequentata, c'è tanta gente, è un percorso affrontabile praticamente da chiunque. Dal punto di vista naturalistico è molto bello, però è inserito in un contesto molto antropizzato. Siccome noi siamo molto curiosi, ci interessa anche scoprire cosa c'è di interessante in questo posto, abbiamo con noi la professoressa della terra. Con la cattedra all'università. Siamo passati da Varano Borghi, prima si chiamava Varano, deriverebbe da bar, che è celtico, vuol dire paese sull'acqua. E Borghi era una famiglia che nel 1819 si comprò il laghetto dai marchesi Litta, Visconti di Arese, ci insediò una fabbrica di tessile che funzionò fino al 1950. Vicino alla fabbrica fecero le case per gli operai. Quanto costa un lago? Come è accatastato? Aspettiamo i vostri commenti di come può essere accatastato un lago. E oltre alla filatura di cotone di alta qualità, questi borghi avevano anche intrapreso il business della pesca, della piscicoltura, no, l'allevamento della pesca. Sono tutti borghi che avevano degli insediamenti palafitticoli, sono stati celti, sono tracce dell'antichità di Roma, poi borghi medievali. Abbiamo detto che c'è una torbiera palude tra questo lago e quello di Varese. Ma che non abbiamo ancora detto, qua ci vuole la professoressa della terra. Chiamala, prima era tutto un lago, vuol ritirarsi dei ghiacciai e delle acque, sono divisi per rimane questa torbiera, ma può essere anche visitabile. C'è il canale che unisce i due laghi di Comabio e di Varese e lì c'è il simpatico cartello che dice lago di Varese 4,5 km e lì c'è una ciclovia pedonabile carina, così uno si fa il giro di un lato, poi va dall'altra parte, fa il giro dell'altro e poi vedrà lì. Guarda tutti i germoglini che stanno venendo fuori
È proprio primavera. Gambe, spalle, addominali, tutto qua. Guardate che bello, qua c'è una bella vista ampia. Allora, di fronte a noi c'è il campo dei fiori, vedo anche quello che è il Sacromonte, quelle là potrebbero essere il Monte Nudo e poi c'è dietro il Monte San Martino la Valcuvia. Siamo quindi arrivati al punto a sud del lago e la professoressa dalla terra ci parlerà di che cosa è stato trovato qua tanto tempo fa. Piantano con la professoressa di che comunque qua siamo dalle parti di Corgeno, per la frazione di Vergiate. Qua hanno ritrovato degli insediamenti palapiccoli risalenti più o meno all'età del bronzo del nord Italia, cioè tra i 2000 e i 1300 a.C. Pare che sia stato un insediamento particolarmente importante, pare che sia patrimonio dell'UNESCO, ma non abbiamo trovato cartelli, vero? Ma che professoressa! Magari! Siamo quindi arrivati a Marcallo. C'è una chiesa molto carina, ricordo vagamente come stile quella del Duomo di Orvieto. Proseguiamo, più o meno metà del percorso l'abbiamo fatto. Qui la cittadinale non c'è più, è un pezzo di strada normale che costeggia la statale. Un'altra cosa molto interessante di Marcallo è la fornace. Per fortuna che abbiamo qua con noi la professoressa Urbani che ci spiegherà di che cosa si tratta. Ma tu mi rovini la reputazione. So solo che questa era una fornace di calce e non lo so se facevano il saurolo. Comunque qua nel Mesozoico, nel Triassico, era sotto al mare, non troppo profondo, tropicale. Magari ci sono anche qua dei reperti, non sappiamo. Nel video che abbiamo fatto, guardate lì, guardate giù nella descrizione, guardate dove volete, guardate nella playlist. Adesso è un villaggio residenziale molto esclusivo. Questo lato del percorso è decisamente il più brutto, siamo proprio a ridosso della statale, il lago non si vede, però almeno non stiamo camminando sulla statale come ci è successo, dai. Il gioco di Poliana. La professoressa della terra ci vuole parlare delle morene. Che io sappia, le morene sono quelle di cui canta Zucchero, Fornaciari, Under the Moonlight, quelle robe lì, no? Sono femmine, umane? Oh, sicuro. Quelle invece sono collinette moreniche fatte da materiale che i ghiacciai nel millennio hanno spinto giù a valle piano piano, quindi poi sono rimasti dei detriti. Piano piano sono rivestiti di vegetazione. Comunque lei si becca un zero,
Stiamo seguendo la deviazione che purtroppo è obbligatoria perché stanno facendo dei lavori a un ponte che è chiuso da 2 anni. Ad aprile dovrebbero riaprire e questo dovrebbe rendere tutto molto più comodo e veloce, oltre che bello. Invece in questo caso dovremmo fare un pezzo di provinciale. Dammi il 5. 12. Abbiamo fatto? Anche 13. Bravissimo, grande. Giro completo, c'è sta deviazione. Il lato est? Sì, il lato est è quello più bello. è quello più accessibile anche. Più accessibile, più bello. Lato ovest è meno bello perché buona parte è comunque lontano dal lago. Passi da strade dove passano anche le macchine. Tutto asfaltato, tranne un pezzetto, ma è legato anche un po' alla deviazione. Però ci sono dei punti che sono un pochino impegnativi. Ci sono 2 salite molto impegnative, una del 15%, i passeggini sì, la macchina in carrozzina In che forma. se fosse un paraplegico bello messo, secondo me farla in salita o Comunque- l'aiuta qualcuno ma non ci si riesce, anzi magari si ribalta. Farla in discesa è comunque anche quello difficile. Io l'ho fatto in discesa perché ho basculato, tutto il carico va indietro, insomma è fattibile, si vede anche nel video, ma mi chiedo se riuscirei a fare in salita quella dal 15%, insomma non vorrei ribaltarmi comunque all'indietro. Una passeggiata tranquilla, piacevole almeno in parte e consigliata. Quando non fa troppo caldo sicuramente. Sì, mezze stagioni. Ci sono varie fontanelle, panchine, ce ne sono abbastanza tranne la zona ovest. E poi se vorrete venire a fare questo giro magari avrete la fortuna di incontrare Ornella, ci ha dato qualche indicazione giusto perché così almeno non ci perdavamo, e soprattutto è una persona che ama gli animali e si prende cura di 2 cagnolone e una con difficoltà particolari. Sì, perché è stata bastonata e le hanno lesionato il midollo a livello lombare, quindi al carrellino e alla vescica, all'albo neurologico. Intanto Diana si chiama questa cagnolina, ha una mamma, una sorellona e c'ha affetto e ama la vita senza lamentarsi troppo e c'è solo da imparare. Per cui grazie Ornella, magari ci rivedremo. Ciao. Se volete lasciate dei commenti, se volete dirci cosa ne pensate. Ah sì, e come può essere accatastato questo lago, mi Per raccomando. esempio. E se volete iscrivetevi, abbiamo le professoresse qua. Oh. Sì, multiprofessoresse. Va bene, ciao a tutti. Ciao.